Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi spiegherò come ho realizzato questa bellissima borsa all'uncinetto. Siete curiosi di vedere il materiale? Andiamo subito a vederlo insieme. Partiamo con i fili. Per questo progetto ho utilizzato il filato Tornado della Tessiland in queste tre tonalità di colore. Partiamo dal mandarino al magenta al sabbia. Dopodiché avremo bisogno di un fondo. Io l'ho preso a color magenta, questo è da 27x12. Avremo bisogno dei piedini, una chiusura clic clac, questa è da 27 cm. Se volete possiamo realizzare un ornamento da applicare poi alla fine nella borsa. Poi vi occorrerà qualcosa per forare il fondo per poi applicare i piedini, l'uncinetto del 3,5, ago e forbici. Adesso partiamo con la realizzazione del fondo. Per applicare i piedini al fondo io solitamente giro il fondo borsa, poi con l'aiuto della squadra traccio una riga in corrispondenza dei due punti. Dopodiché mi sposto di circa 2,5 cm, 3, faccio un puntino sia da una parte che dall'altra. Con l'aiuto di questo, una specie di punteruolo che si usa per forare le perline, posiziono la punta sul puntino che ho disegnato e faccio un foro, così, sia da un lato che dall'altro. Prendo il piedino, vado sul dritto del fondo borsa e inserisco nei fori. Se il foro è troppo piccolo lo allargo un po'. Ecco qua, nello stesso sistema, nello stesso modo andiamo a applicare gli altri tre. Ecco come si presenta il fondo borso con l'aggiunta dei 4 piedini. Adesso, per quanto riguarda il fondo, dobbiamo realizzare il primo giro con il filato, però dovremo realizzare gli aumenti. Io ho già realizzato una borsa con gli stessi materiali in un differente colore, però ho riscontrato che per quanto riguarda le basi, in una avevo 44 fori, quindi nella prima, e in questa ne ho 42, quindi ho 2 fori in meno. Nella borsa da 44 fori ho fatto 8 aumenti, perché questo è una lavorazione che ha un multiplo di 6 punti, quindi ho ottenuto un fondo con 96 punti in totale. Dobbiamo realizzare anche su questo fondo i 96 punti, quindi cosa facciamo? Avendo soltanto 42 fori, quindi 2 fori in meno, dobbiamo fare non 8 aumenti ma 12. Per fare ciò io ho posizionato dei marker in modo tale da sapere dove andrò a fare i vari aumenti. Per quanto riguarda il fondo da 44 fori, gli aumenti sono solo 8, quindi se vi dovesse capitare l'altra base e non questa, farete un aumento solo per quanto riguarda la parte lunga e un aumento solo nella parte centrale della borsa, del fondo borsa nei laterali. Questi vanno mantenuti, sia questi che questi vanno mantenuti. In questo caso sono 12 aumenti, quindi faremo 2 aumenti subito nella parte più piccola del fondo borsa, poi i due, quelli che si fanno di solito sui laterali, quando si gira per arrivare sulla parte lunga del fondo borsa. Poi ho posizionato in questa posizione i marker, ma nulla ci vieta di metterli un po' più qua. Io li ho messi a una distanza di 4 fori, quindi subito dopo l'angolare ho contato 4 fori, ho messo il marker, poi 3 fori liberi nella parte centrale e il mio marker, in modo da avere anche su questo pezzo i 4 fori.
Adesso che abbiamo posizionato i marker, iniziamo la lavorazione della borsa. Per prima cosa scegliamo il filato, il colore del filato con cui vogliamo iniziare, dopodiché facciamo un cappietto. Dal cappetto partiamo dalla parte più corta del fondo borsa. Io partirei direttamente da questo aumento qua. Quindi inserisco l'uncinetto nel foro, nel cappietto del filo. Mi raccomando che la parte dritta sia volta verso di voi. Faccio passare il cappietto nel foro, tiro, faccio una catenella e lavoro il primo punto. Lavoro il secondo punto e quindi l'aumento col terzo punto. Nei punti che non sono marcati, i fori che non sono marcati, andrò semplicemente a lavorare 2 punti bassi. Nel mentre prendiamo la codina, la portiamo, la teniamo con le mani e la lavoriamo insieme i punti, in modo già da inglobarla e non cucirla in seguito. Facciamo il nostro punto basso, il secondo punto basso, passiamo nel foro successivo, 2 punti bassi, togliamo il marcapunti e lavoriamo i nostri 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Nei fori liberi senza marcapunti lavoriamo sempre 2 maglie basse, nei marcapunti invece lavoriamo 3 punti bassi. Io vado avanti fino ad arrivare a questo punto qui, all'ultimo marcapunti. Ecco qua, ho realizzato l'ultimo aumento. Adesso vado a chiudere il giro. Scusate, ma prima mi sono dimenticata quando vi ho indicato l'occorrente. L'uncinetto 3,5 serve solo per la costruzione della base. Per quanto riguarda il corpo borsa, quindi da qui in poi andremo a lavorare con l'uncinetto del numero 5 perché il cordino è molto grande. Quindi inseriamo l'uncinetto numero 5 e andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Andiamo proprio nel primo punto che abbiamo realizzato e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso andremo a lavorare tutto intorno ai punti bassi, un giro di maglie alte prese in costa retro, quindi faccio una catenella, entro nel punto, lavoro una maglia bassa, entro nella costina e lavoro un altro punto basso. Questa è la nostra prima maglia alta. Dopodiché andrò a lavorare un punto alto in costa su ogni punto, quindi punto successivo in costa retro, maglia alta, punto successivo in costa, la maglia alta. Andiamo avanti così fino a terminare il nostro giro e ad ottenere i nostri 96 punti alti. Ecco qui, ho terminato il primo giro, adesso lo dobbiamo chiudere. Quindi togliamo l'uncinetto dall'asola, passiamo con l'uncinetto nel primo punto disponibile, prendiamo la nostra asola e la portiamo sul retro del lavoro, tiriamo bene in modo da avere un'asola un po' più corta sul retro, sfiliamo l'uncinetto. Adesso dobbiamo proseguire col cambio di colore, per cui questo colore non lo tagliamo, lo lasciamo in sospeso. Prendiamo il nostro secondo filo, non facciamo il cappietto perché sennò la lavorazione viene troppo spessa. Passiamo con l'uncinetto nella costina retro del punto che abbiamo appena chiuso.
peschiamo il filo, lo portiamo sul davanti del lavoro, entriamo nella solina del primo colore, perché comunque dobbiamo chiuderlo, altrimenti si sfila la lavorazione, e chiudiamo con un punto basso. Tiriamo bene il primo colore. Adesso dobbiamo fare la nostra lavorazione lavorando solo nelle costine retro, quindi per prima cosa lavoriamo il nostro punto alto facendo una seconda maglia bassa sul primo punto basso che abbiamo appena fatto, in modo da alzarci. Questo è il nostro primo punto alto. Dopodiché nello stesso punto, sempre in costa, andremo a lavorare un ventaglio composto da 7 maglie alte. Quindi la prima l'abbiamo appena realizzato, andiamo a realizzare le nostre 6 maglie alte, quindi questa è la seconda. Nel mentre lavoriamo anche la codina di inizio lavoro, così non dobbiamo più cucirla in seguito. Lavoriamo la terza maglia alta, la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima, la settima. E questo è come si presenta il nostro primo ventaglietto. Adesso dobbiamo contare 2 punti di base successiva, quindi 1 e 2. Nel terzo andremo a lavorare in costa un punto basso, in questo modo. Adesso andiamo a eseguire nuovamente un altro ventaglio di 7 punti alti, saltando sempre le 2 maglie successive, andiamo nella terza, sempre in costa retro, e le lavoriamo i nostri punti alti, per un totale di 7 punti alti. E 7. Saltiamo nuovamente 2 maglie di base, nella terza eseguiamo la nostra maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi un ventaglio composto da 7 maglie alte, salto 2 punti base, nella terza lavoro il nostro punto basso e vado avanti così fino a terminare il giro. Ne facciamo ancora uno insieme, salto i 2 punti base, nel terzo faccio il mio ventaglietto. Abbiamo terminato anche il nostro secondo giro, adesso dobbiamo chiudere il lavoro, quindi abbandoniamo l'asola del lavoro, passiamo con l'uncinetto nella parte retro del primo punto disponibile del nostro ventaglio, entriamo con l'uncinetto nell'asola e la portiamo sul retro della lavorazione, in questo modo. Adesso dobbiamo cambiare il colore del filo, quindi abbandoniamo il colore che abbiamo usato adesso e andiamo a lavorare direttamente nella maglia bassa, quindi entriamo in costa retro nel punto basso, fate attenzione a non far scappare l'asola, tiriamo il filo nuovo, entriamo nella solina che abbiamo abbandonato del secondo colore, pardon, e chiudiamo con un punto basso. Tiriamo bene le 2 codine. Adesso, come abbiamo fatto prima, ci alziamo con un punto basso sul punto basso sottostante, così. Adesso lavoriamo il nostro ventaglio di 7 punti alti. Questo è il secondo e andiamo avanti così fino a raggiungere 7 punti alti.
Ecco qua il ventaglio di 7 punti alti. Adesso andiamo a lavorare un punto basso a metà del ventaglio sottostante, quindi contiamo 1 2 3, nel quarto punto in costa retro lavoriamo il nostro punto basso in questo modo. Carichiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo nel punto basso in costa retro il ventaglio di 7 punti alti. Sette punti alti, torniamo a lavorare il nostro punto basso a metà del ventaglio successivo, quindi 1 2 3 nel quarto punto in costa retro, punto basso. Andiamo ad eseguire questo fino a terminare tutto il giro. Ecco, qui sono arrivata anche al termine del nostro terzo giro e chiudo di nuovo il giro, quindi abbandono l'asola, passo nel primo punto disponibile del nostro ventaglio, pesco l'asola e la porto sul retro del lavoro, esattamente come abbiamo fatto prima. I passaggi sono sempre gli stessi, quindi è anche molto facile da realizzare questa borsa. Abbandono l'ultimo filo e ripesco il primo filo che abbiamo utilizzato, quindi rientro nella costina retro del punto basso, pesco il filo di lavorazione, entro nell'asoletta dell'ultimo filo che abbiamo lavorato e chiudo con una maglia bassissima. Rilavoro un punto basso sul punto basso sottostante e da qui in poi i passaggi sono sempre gli stessi, quindi ventaglietto sul punto basso sottostante, maglia bassa a metà del ventaglio successivo, poi per tutto il giro, poi verso la fine chiudo il giro come abbiamo fatto fino adesso e cambio il filo. Io adesso vado avanti e vi dico poi quanti giri ho realizzato. Come vedete l'effetto è molto carino, la borsa viene su molto velocemente perché il filato è spesso e di conseguenza è anche molto veloce da realizzare. Per quanto riguarda la parte interna dove ho messo i piedini, andrò a mettere dei pezzettini di scotch o di nastro adesivo in modo tale che queste alette poi col tempo non vengano su e diano fastidio. Io vado avanti e ci vediamo tra un po'. Ecco qui, siamo arrivati a questo punto. Ho lavorato un totale di 15 giri alternando di giro in giro il colore del filato. Per quanto riguarda la parte interna, come avevo detto già in precedenza, ho applicato del nastro adesivo sulle graffette dei chiodini, così non graffieranno poi dopo, non daranno poi fastidio. Ho tagliato i due fili che non mi servivano più e ho lasciato l'ultimo in modo da poter lavorare l'ultimo giro. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un ultimo giro di diminuzioni, perché questa è una borsa molto elastica sia nel filato che per quanto riguarda la fantasia, quindi quando andremo a mettere la clic clac in questo momento la borsa è troppo larga, quindi faremo un giro di sole diminuzioni. Ovviamente la diminuzione la faremo nel punto dove c'è il ventaglietto, dopodiché la borsa sarà terminata per poter inserire la nostra chiusura. Adesso vi faccio vedere come eseguire l'ultimo giro. Allora, arrivati a questo punto ho chiuso il giro precedente e ho avviato il giro successivo, che poi sarebbe l'ultimo giro di lavorazione. Ho lavorato già la prima maglia alta, questo è il punto basso e in questo punto andremo a lavorare il nostro ventaglietto. Nei giri precedenti abbiamo lavorato un ventaglietto composto da 7 maglie alte, in questo caso è un giro di diminuzioni, lavoreremo un giro con i ventaglietti di 5 maglie alte, quindi la prima l'ho già fatta,
eseguo la seconda, la terza, la quarta e l'ultima che è la quinta. Dopodiché il giro procede normale, quindi una maglia bassa nel centro del ventaglietto successivo. Prossimo punto basso, il nostro ventaglietto composto dalle 5 maglie alte. E andiamo avanti così fino a terminare il nostro ultimo giro. Ecco qua, sono arrivata al termine del giro. In questo caso, per chiuderlo, vado semplicemente nel primo punto disponibile e chiudo con un punto bassissimo. Faccio una catenella, taglio il filo e tiro. Dopodiché andremo a nascondere tutte le codine di filo con un ago apposta per la maglia. Quindi per comodità magari ribaltiamo la borsa, tanto è talmente morbida che è facile, si può tranquillamente ribaltare in questo modo, e andiamo a nascondere tutte le codine. Ecco qui, abbiamo praticamente terminato il corpo borsa con l'ultimo giro di diminuzioni. Ho nascosto tutte le codine dei filati che abbiamo lasciato libere in precedenza. Adesso non ci resta che inserire la fodera. Io di norma la metto sempre prima della chiusura perché è più comodo da cucire. Ho già preparato la fodera. Adesso la andrò a inserire direttamente sul rovescio. Quindi la borsa è rivoltata, la fodera anche, andrò a mettere rovescio su rovescio. Non l'ho detto in precedenza della fodera perché comunque secondo me le borse a uncinetto vanno sempre foderate. Una borsa senza fodera all'uncinetto secondo me è una borsa che non è stata finita. Mettiamo bene il fondo col fondo, così, vedete? La borsa è di qualche centimetro più grande, la fodera della borsa è sempre un po' più grande rispetto alla borsa, un po' di vestibilità ci deve essere sempre. Dopodiché prendo l'orlo e lo vado a piegare in questo modo, facendolo combaciare all'ultimo giro di lavorazione dell'uncinetto. Mi sono munita di spilli, pian pianino andremo a spillare, a fermare tutto il perimetro della fodera alla nostra borsa. Prima da un lato e poi dall'altro, dopodiché andiamo a fare una cucitura usando un filo in tinta di tutto intorno. Una volta spillata tutta la fodera alla borsa per cucire, non dovete altro che inserire il filo sul lago e cucire con dei piccoli punti prendendo il tessuto della fodera e il filato della borsa. In questo modo. È andata a cucire tutto il perimetro della borsa. Ecco qua, la borsa è stata foderata, la cucitura è stata fatta in tutto il perimetro della borsa. Adesso dobbiamo ribaltare la nostra borsa. Sistemiamo bene la fodera al suo interno. E adesso andiamo a inserire la nostra clic clac.
Per fare ciò pieghiamo la borsa a metà e mettiamo 2 fermapunti ai lati del lavoro. Il primo l'abbiamo messo, adesso mettiamo il secondo, così, in modo che questo lato andrà a combaciare con il primo lato della clic clac e il secondo nel secondo lato della clic clac. Nella parte esterna della clic clac posizioneremo i marcapunti. Per aiutarmi un po' a tenere sostenuta la borsa ho inserito dentro dei pacchi di cordino, in modo che la borsa, siccome è molto morbida, rimanga un po' più sostenuta. Dopodiché ho posizionato la clic clac. Come vedete, i marcapunti sono nei rispettivi angoli della chiusura clic clac. In questo modo andremo poi a cucire la parte interna. Quindi con l'ausilio di un coltellino o delle forbici, con molta attenzione, andiamo a inserire piano piano, pezzo pezzo, la lavorazione dentro alla scanalatura della clic clac. In questo modo qua. Una volta che la borsa sarà stata tutta rifilata dentro alla chiusura, con ago e filo andremo semplicemente a cucire tutto intorno. Ci vediamo dopo con la parte finale della borsa. Eccoci qua, ho terminato di cucire la clic clac alla borsa, questo è il risultato. Adesso andremo a fare una piccola modifica al manico. Prendiamo il nostro filato e andiamo a fare il nostro cappietto. Da questo cappietto andremo a inserire un totale di 35 catenelle. Una volta lavorate le 35 catenelle, ne facciamo ancora una per voltare il lavoro. Dopodiché andiamo a lavorare punto su punto una mezza maglia alta, quindi giriamo la catenella in questo modo e nel primo punto utile andremo a lavorare la nostra mezza maglia alta. Filato sull'uncinetto, secondo punto, mezza maglia alta. E andiamo avanti così fino ad ottenere 35 maglie alte, 35 mezze maglie alte. Ecco qua, ho finito di lavorare i nostri 35 punti mezzi alti. Adesso, arrivati a questo punto, che siamo al termine della prima riga, allunghiamo un po' la maglia e sfiliamo l'uncinetto. Passiamo con l'uncinetto nel primo punto e nei due punti sottostanti, in questo modo, peschiamo la codina del filo iniziale e lo trasciniamo verso l'alto. In questo modo, nel secondo giro, lo andremo a inglobare nella lavorazione. Rientriamo nella nostra asola, voltiamo il lavoro, tiriamo un po' il filo e da questo giro in poi lavoriamo le mezze maglie alte in costa, quindi prendendo la costina sul retro del lavoro.
andremo a fare nuovamente altri 35 punti e mezzi alti, sempre lavorando nella costa retro della riga sottostante. Abbiamo terminato anche il secondo giro, adesso ne eseguiamo ancora uno, quindi tiriamo un po' il filo per allargare l'asola, filo sull'uncinetto, costa retro, mezza maglia alta e di nuovo proseguiamo per tutto il giro in questo modo, quindi lavoriamo punto su punto in costa retro le nostre mezze maglie alte per un totale di 35 punti. Ecco, qui siamo arrivati a questo punto, ho finito di lavorare il terzo giro, nonché l'ultimo. Questo sarà il mio dritto del lavoro e questo il rovescio, pertanto la codina di lavorazione la dobbiamo portare sulla parte retro del lavoro. Quindi inseriamo l'uncinetto dal retro verso il davanti del lavoro, prendiamo la codina e la tiriamo. Adesso mettiamo il nostro manico con il dritto verso il basso, verso il tavolo e il rovescio verso di noi, prendiamo la nostra borsa e appoggiamo il manico sopra il manico lavorato uncinetto. Chiudiamo in questo modo, entriamo nella prima asola disponibile del lato libero, entriamo nell'asola che abbiamo lasciato libera sul lato opposto e la portiamo in avanti. In questo modo andremo ad unire entrambi i lembi del manico, quindi passiamo nel punto successivo ed entriamo nel punto della lavorazione sul lato opposto, nella costina avanti, quindi quella più vicina alla chiusura, al manico. Prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima ed eseguiamo per tutto il giro dei punti a maglia bassissima fino ad aver unito tutto il manico. Quindi uncinetto nel punto successivo, costina davanti del lato opposto, filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere. Ho terminato di unire i due lembi di manico, adesso ho fatto 2 catenelle in modo da fare un nodo bello forte, ho tirato il filo e tagliato. Adesso con l'uncinetto entriamo nella parte interna del nostro manico, recuperiamo il nostro filo e lo portiamo all'interno della lavorazione in modo che non si veda. Lo facciamo per un bel pezzettino, dopodiché tagliamo l'eccedenza. Voltiamo la parte cucita all'interno del manico di bambù, tiriamo un pochino il manico in modo da ricoprire per bene tutto il manico della chiusura clic clac. Ecco qua.
il manico è finito. Per quanto riguarda l'accessorio da poi applicare alla borsa, vi occorrerà qui, come vedete ne ho già realizzato uno, vi occorrerà della catena. Io sto usando questa in acciaio, ma voi potete usare qualsiasi catena che vi piace, che avete in casa, va benissimo anche quella per la lavorazione da chainmail, per intenderci quella in alluminio, che è anche un po' più malleabile, più leggera. Poi vi serviranno degli anellini, un moschettone rotondo e dei charms. Per quanto riguarda quello che andrò a fare io in questo momento, applicherò i charms e metterò anche questo donut che ho fatto con la resina. Anzitutto prendiamo le nostre catene, le tagliamo. Io ho tagliato 3 segmenti, uno un po' più corto, uno un po' più lungo e l'altro ancora più lungo. Dopodiché con l'ausilio delle pinze apriamo un anellino. Apriamo un anellino in questo modo, andiamo a inserire, io qua un charms l'ho già inserito, la catena più corta, quella un po' più lunga e quella più lunga ancora. Io ne ho messe 3, ma potete anche metterne di più, metterne di meno. Potete mettere delle perle, potete mettere dei charms, potete mettere delle decorazioni fatte col fimo. In questo anellino qua andrò poi ad applicare il moschettone. Un charms l'ho già applicato, andiamo ad applicare il secondo. Inserisco l'anellino nel charms e poi ho deciso di metterla in questa un po' più lunga. Chiudiamo l'anellino. Il donut invece lo andrò a inserire in questo modo. Inserisco innanzitutto l'anellino, faccio passare il donut all'interno della catena e vado a chiudere con l'anellino, posizionandomi in un anellino libero della catena opposta, così. Ecco fatto, il nostro charms è pronto. L'accessorio potete applicarlo o nell'anellino della click clack, o nel mio caso io preferisco applicarlo direttamente nella borsa, in questo punto qua, prendendo le 2 catenelle del punto basso. Ecco fatto. Adesso possiamo dire che la borsa è terminata e vi faccio vedere la borsa per intero. Ecco, qui siamo giunti al termine anche di questo video. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a realizzare questo progetto insieme a me, soprattutto che sia stato facile da seguire. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, se vi va iscrivetevi al mio canale così non perderete i prossimi appuntamenti. E vi mando un grosso abbraccio e al prossimo video tutorial. Ciao!